Attenzione, questi non sono dei tutorial, cioè sì lo sono, ma non sono seri. Sono più che altro dei tentativi e una documentazione visiva sui progressi dei miei lavori, quindi non prendete quello che vedrete come il metodo assoluto e collaudato, decisamente no. Spero che comunque possa essere d'aiuto a qualcuno. Voglio cercare di costruire un paio di hand paws per il cosplay o fursuit di Tiger di Monster Rancher. Come potete vedere ho già delle zampe pronte, ma non mi soddisfavano le unghie. Per questo voglio rifarne un paio completamente nuovo e nella realizzazione documenterò il tutto. Le unghie di queste zampe in generale si possono realizzare in fimo, come in questo caso. Nel mio progetto utilizzerò invece delle unghie fatte di feltro grigio imbottito, dato che devono essere veramente grandi e farle in fimo sarebbe un dispendio di materiali abnorme. Inoltre non credo saranno proprio leggerissime. La base delle zampe l'ho già realizzata e non sono riuscita a registrare i passaggi, ma sostanzialmente ho creato un pattern su cartoncino per una zampa a 4 dita, un endo medio e anulare, ma voi scegliete le vostre dita preferite. Tenete il modello un po' largo sul polso perché quando andrete a cucire potrebbe capitarvi che sia veramente stretto. Io l'ho imparato a mie spese più volte. Sotto il polso ho disegnato un rettangolo per il braccio, appunto per evitare che sia molto stretto. Non fate un trapezio, ma fate un rettangolo. Per la stoffa ho usato una maglietta vecchia, ma per me l'importante è che il tessuto sia elasticizzato. Dopo aver cucito il tutto, ho ricavato dei cerchiolini da della gomma a piuma. Li ho incollati ai guanti sulle dita con della colla a caldo e poi con l'ausilio di forbici ho tagliato la gomma a piuma fino alla forma desiderata. Passiamo alle unghie. Disegno il pattern, lascio un po' di spazio per le cuciture e trasferisco tutto sul feltro, ricalcando il contorno con una biro. Poi ritaglio in allegria e faccio attenzione di accoppiare le parti con i lati segnati dalla biro all'esterno, visibili, perché poi rivoltando l'artiglio come un calzino non faremo vedere i segni della biro. Per cominciare a cucire io faccio un nodo molto grosso alla fine del filo, così non passa più, e passo anche il filo su una candela per evitare il fastidiosissimo effetto delle elettrostatiche che ti fa ingarbugliare il filo mentre stai cucendo. La cera aiuta, però non risolve completamente il problema, però almeno per me funziona, poi vedete voi se vi aiuta. Questo è un tipo di punti che uso, non so nemmeno come si chiama. Questo lo uso anche per chiudere il filo quando ho finito, ripassandolo anche su parti già cucite per maggior sicurezza. Dopo che ho fatto tutti gli artigli, li rivolto come un calzino, facendomi aiutare anche dal bastoncino di un pennello. Fatto ciò, dalla scatola delle meraviglie tiro fuori l'imbottitura recuperata saggiamente da un cuscino assassinato dal mio cane. Faccio palline molto piccole per la punta e le spingo dentro aiutandomi sempre col bastoncino di fiducia, mentre più vado verso l'esterno uso pezzi sempre più corposi. Dato che voglio artigli rigidi, li imbottisco fino al limite, spingendo con forza, ed è un miracolo che il feltro non si sia strappato. Non li riempo completamente, ma lascio liberi tipo dei bordi, e vedrete che cosa ci serviranno dopo. Quando li avete riempiti tutti, prendete la vostra fida con la caldo e mettetela sui bordi interni degli artigli.
Nel video ho fatto una cavolata perché avrei dovuto usare meno imbottitura e infatti dopo numerosi tentativi me ne accorgo e comincio a toglierla mano a mano. Poi ho fatto lo stesso procedimento anche sugli altri artigli, però senza prima incollarli, quindi tirando fuori la gomma piuma e lasciando più spazio sui bordi. Infatti troppa imbottitura impedisce ai lati di adagiarsi bene sulla gomma piuma e quindi di incollarsi. Salve, prima ho fatto l'audio commentary separato perché non mi aveva registrato l'audio. Comunque ho incollato con la colla a caldo tutte le zampe, c'ho anche l'altra zampa, e come potete vedere questo è il risultato. Però qui ho anche fatto delle modifiche. Le modifiche che ho fatto sono state accorciare di più i lati del guanto, infatti c'è una cucitura nuova, e anche ridurre un pochino la larghezza per il dito. Infatti qua ho cucito, ho fatto dei punti per ridurre lo spessore. Io utilizzo, dato che ho bisogno ancora di spessore all'interno, sento le dita troppo libere, quello che utilizzo sempre sono dei guanti in pile, in questo caso neri perché questo c'avevo, questi erano da buttare, quindi tanto vale riutilizzarli per fare un pochino più di spessore. Ovviamente qualcuno mi dirà, ma non farà troppo caldo? Sì! Però se l'effetto che voglio avere è questo qui, purtroppo non conosco altri metodi per ottenere maggiore spessore. Se qualcuno lo sa, per favore me lo dica. Infatti adesso le sento molto più facili da muovere perché ho fatto più spessore. Dopo che ho inserito il guanto lo lascio all'interno e adesso andrò a chiudere con ago e filo, a saldare, a sigillare questa zona, cioè la parte dove c'è il guanto che è qui, che continua il tessuto della maglietta vecchia. Farò una cucitura qua sopra così il guanto rimarrà fisso per i prossimi secoli di secoli. Stessa cosa farò su questo guanto qua.